Cari amici di Miniatures of Death, ben ritrovati! Nello scorso video abbiamo visto come dipingere uno dei legionari del caos dalla scatola Kill Team Nachmund, gentilmente offerta dagli amici di Ars Manufactoria, con lo schema di colore della Legione Alfa. Sto continuando a lavorare su queste miniature e oggi voglio farti vedere come ho realizzato un effetto fiamma usando appunto una di queste miniature. Vediamolo subito dopo la sigla. Nello scorso video abbiamo visto come dipingere gli Space Marine della Legione Alfa. I legionari del caos da Kill Team Nachmund però presentano diverse caratteristiche e quindi ne ho approfittato per realizzare un tutorial su come dipingere un effetto fiamma con questo legionario calvo, mi ricorda qualcuno. Se vuoi vedere quindi come dipingere la Legione Alfa puoi fare riferimento al link che trovi qui in alto a destra. Per questo tutorial invece utilizzeremo prevalentemente i colori della serie Air di The Army Painter, anche se a pennello. Questo principalmente per due motivi: sono molto sottili e liquidi, non hanno bisogno quindi di una grossa diluzione. Il secondo motivo è che non disponevo di colori così vividi. Ho fatto quindi di necessità virtù e mi sono adattato ai colori che ho a disposizione, cercando di sfruttarne le caratteristiche. Per iniziare questo tutorial quindi, come detto, non vedremo come dipingere l'intera miniatura, che anzi era praticamente completata quando ho effettuato le riprese. L'unica parte da dipingere, come vedi, sono le fiamme. Le fiamme però non possono essere dipinte partendo da una base scura, occorre un fondo chiaro, bianco, che ho realizzato con un colore classico. Ho preparato quindi la wet palette di Red Grass Games, andando a sostituire il foglio e a rinfrescare la spugna. Questa wet palette è fin troppo grande per questo lavoro, dove mi occorrono pochi colori, ma usando un foglio nuovo posso farti vedere al meglio come ho proceduto. Per lavori più complessi invece la wet palette Studio XL è il massimo, perché permette di avere a disposizione molti colori e c'è spazio a volontà per mescolare e ottenere le diverse tonalità di cui potresti aver bisogno. Con il bianco quindi ho dato una mano a tutte le fiamme e alla base delle lame. Questo di Vallejo è un bianco abbastanza liquido, ma è una caratteristica dei bianchi in generale. Non preoccuparti se la copertura non è perfetta, grazie proprio all'elevata diluzione il bianco si inserirà nei recessi ed è quello che ci serve. Per chiarezza, anche le lame erano già state dipinte con un argento. Per dipingere delle fonti di luce credo sia bene che il resto della miniatura sia completo, vedremo più avanti il perché. Quelli che vedi qui sono i 4 colori Air di The Army Painter che ho scelto per questo lavoro, 2 rosa, un arancio e un giallo. Tutti molto vividi. Ho dato una bella shakerata a tutti i colori per poi andare a posizionarli sulla wet palette, o palette. Dopodiché ho iniziato a dipingere usando Pixie Pink andandola a stendere su tutte le fiamme, lasciando però in bianco le basi della fiamma, quelle più calde e più a contatto con la lama.
Nonostante siano colori più liquidi perché pensati per l'aerografo, ho comunque sentito la necessità di bagnare il pennello e di diluirli leggermente. Con l'Ava Orange ho quindi dato un tono arancio alla base delle fiamme. Nel farlo ho cercato di sfruttare la diluzione del colore per amalgamarlo meglio al rosa. La scelta di questi colori è del tutto soggettiva, avrei potuto preferire il giallo e il verde come nelle illustrazioni di Kill Team Nachmund, piuttosto che l'azzurro e il viola. Volevo però fare qualcosa di diverso che si abbinasse ai colori della Legione Alfa, dando allo stesso tempo una sensazione di fiamma magica per così dire, o comunque non naturale. Dopo l'arancio è stato il momento del giallo che, insieme al primo, mi ha permesso di dare calore alla fiamma. Sono andato quindi a dipingere la base della fiamma, senza però fare in modo che il giallo ricoprisse una larga superficie, rimanendo invece molto prossimo alla lama. Ancora una volta, per questo tipo di lavoro, penso che la versione Air dei colori di The Army Painter mi abbia aiutato non poco. Infatti, sulla mano destra del nostro amico legionario, il colore si è inserito da solo per capillarità tra le dita, dando un perfetto effetto di luminosità proveniente dall'interno della mano. Come ultimo tocco sono andato con il rosa più chiaro, il Fey Pink, a schiarire leggermente le punte delle fiamme più alte. Ed ecco a questo punto come si presentava la miniatura. Quest'ultimo passaggio non so se l'ho fatto bene, nel senso che occorreva fare dei lavaggi dove l'armatura riflette la luce della fiamma.
Ho utilizzato principalmente l'arancio e il giallo e credo che l'effetto sia riconoscibile, ma forse avrei dovuto dare anche delle tonalità più rosa. Il riflesso infatti non avrebbe dovuto essere unicamente caldo, ma portarsi dietro anche le tonalità delle fiamme più alte. Tutto sommato è stato un buon esercizio di OSL, Object Source Lightning. Questo è il risultato finale. Che ne pensi? Fammelo sapere in un commento. La scelta di utilizzare dei colori Air, come già detto nel video, è dovuta un po' alle necessità. Ciò non toglie che tu possa utilizzare qualunque altro tipo di colore acrilico. L'importante è utilizzare una giusta diluzione. Detto questo, non mi rimane che ringraziarti per essere stato fin qui con me, invitarti ad iscriverti al canale se non l'hai già fatto, ricordati che c'è sempre il server Discord con cui entrare in contatto con la community di Miniatures of Death e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!